Ora io pensavo che andassi in pensione, così potevi dedicare più tempo a Vinitaly International Academy. Ho una speranza, Cioè? che nasce dalla mia esperienza. Ho sempre fatto lavorare molto gli altri. All right. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Ok, ciao Attilio, come stai? Bene, Tivi. Benissimo, grazie. Come mai siamo così fuori, incocciati in questa maniera? Come mai siamo qui? È un evento importante oggi. Oggi c'è il conferimento del premio Masi. Ok, tu sei stato, premiato nella categoria Civiltà del Vino. Certo. Cosa vuol dire? International Masi Civiltà del Vino Prize. Sai, stavo benissimo Edna, però noi siamo saliti per questo momento importante della tua vita, ma anche la nostra come gruppo. È molto importante anche per noi. Certamente, io ci tengo molto che sia coinvolto il Vinitaly International Academy, perché questo premio dà una maggiore autorevolezza a questo gruppo di persone, perché nella formazione, come noi siamo coinvolti, la formazione ha bisogno di testimoni, ha bisogno di persone che in un certo senso abbiano il coraggio dell'appartenenza. I temi che spesso vengono trattati sono dei temi difficili, sono dei temi anche non sempre così accolti molto bene dalle persone. Ecco, in questo caso l'autorevolezza è un elemento essenziale per far sì che quello che una persona dice, quello che una organizzazione come la nostra dice, sia accettata. Quindi io ritengo questo un premio, d'accordo alla mia lunga, possiamo dire, attività scientifica, accademica e formativa del passato, ma anche uno stimolo proprio a trasferire i valori di questo premio al nostro gruppo, alla nostra organizzazione dell'International Academy. Noi eravamo giù con una ventina di ragazzi, abbiamo fatto un giro delle cantine. Etna, che era una cosa bellissima, perché tanto che non ci andava nessuno in realtà. Certo. E da parte loro anche ti mando loro congratulazioni. Grazie. Che da tutto il mondo che sono venuti. Adesso ci vedremo in Sardegna anche. Sì, non le stesse persone, certo, però con gli altri. E questa idea di proprio andare a visitare le cantine sono rimasti, sì, perché poi sì, leggere sui libri, ma anche su internet, adesso hai tutte le foto, video, però andarci lì in persona, e anche c'è una specie di eruzione oggi, infatti quando eravamo partiti dall'aeroporto, siamo venuti direttamente dall'aeroporto. Ascoltami, questo Masi International Award Prize di Masi, premio Masi, quest'anno il tema, hanno sempre un tema, sì, e quest'anno per la 40ª premiazione è visione e coraggio. Cosa vuol dire visione e coraggio per te in questo periodo? Ma io penso che sono due caratteristiche fondamentali di chi si occupa di tante attività, l'attività della ricerca, l'attività anche artistica, chi fa musica, chi scrive. Cioè io penso che la visione sia un elemento stimolante, sia qualcosa che crea l'innovazione, che crea, direi così, qualcosa di nuovo, una strada da percorrere, quelle conta. E poi ci vuole coraggio, perché non serve solo enunciare queste cose, non serve solo così raccontare un po' quello che succede, ma bisogna anche percorrere questa strada. Ci vuole coraggio a difendere in un certo senso le tue idee. In questo momento in cui ci sono degli schieramenti che sono opposti, ideologici, tra chi crede una cosa e chi la combatte, tra chi vuole qualcosa e chi non la vuole. Cioè è molto difficile in questo momento
sarei quasi assumere una posizione, si preferisce un atteggiamento conformista, cioè così facendo finta di niente. Invece io penso che in questo momento sono necessari i testimoni per poter assumere una posizione. Io penso che i testimoni sono in questo momento gravati da una responsabilità di dare con la loro idea, con il loro pensiero, con quello che loro fanno, una testimonianza di quale strada prendere. Ecco, allora è proprio questo, la visione e il coraggio è un motto bellissimo in questo momento storico, è qualcosa che aiuta le persone che sono incerte, sono dubbiose, che non sanno da che parte stare, di prendere una posizione, e io penso che sia una posizione corretta. Ma quali sono i consigli piuttosto che hai per i produttori italiani in questo momento? Innanzitutto, come hanno vissuto secondo te questa pandemia, che non penso che sia ancora finita in realtà? Ma i produttori italiani sono dei viticoltori che vivono in campagna, che vivono a contatto con le loro viti, che vivono le stagioni, che in fondo non hanno avuto le preoccupazioni di chi viveva in ambienti chiusi, di chi aveva un lavoro in fabbrica o negli uffici. Quindi in un certo senso hanno vissuto bene. Quello che è mancato, penso, sono stati i rapporti con il mondo esterno, i rapporti con il mondo soprattutto di chi compra, di chi fa comunicazione. Siamo tornati un po' alla viticoltura degli anni 60, 70, quando non c'era una grande comunicazione, quando in fondo uno produceva il vino e poi aspettava quasi che qualcuno venisse a prendere il vino nella sua cantina, non andava in giro per il mondo a raccontare qual è il suo vino e a chiedere nel mondo che venissero a comprarlo. Ecco, io questo penso sia stato un'altra cosa però che ho notato, una maggiore fiducia nella scienza. Il vaccino è stato un amplificatore colossale di cosa può fare la scienza. Il vaccino è qualcosa che ci libera dall'incubo della malattia. Il vaccino è frutto di una ricerca, frutto di uno sforzo straordinario di persone che hanno messo in gioco le loro capacità per produrre qualcosa per aiutare gli altri. Ecco, i viticoltori hanno accolto questa cosa e l'hanno trasferita nei loro vigneti. Hanno capito che in fondo il miglioramento genetico, con le varietà resistenti, i portinnesti che tollerano la siccità, l'uso del digitale nei vigneti, quindi la viticoltura di precisione, l'uso del satellite, sono il futuro, sono le strade per poter fare veramente una viticoltura sostenibile. La sostenibilità è questa, è quella di usare meno risorse, è quella di utilizzare bene gli strumenti della scienza, e quindi ecco, da un lato le varietà che non devono essere trattate, i portinnesti che sono più efficienti, il modo di concimare diverso, il modo di interpretare i bisogni della pianta, e questo secondo me ha aperto una grande prospettiva. I viticoltori hanno capito che questa è la strada che devono percorrere. Ascolta, una domanda, visto che siamo da Masi. Il premio Masi consiste, praticamente ti danno un po' di vino, no? Sì. Una botte di Amarone Masi costa sera, il cui contenuto sarà suddiviso tra i premiati. Sì. È confezionato con etichette personalizzate, certo. Spero di averne almeno una. Sì, certo. Sono esattamente, sai quante bottiglie? No. 120 bottiglie a premiato. Ok, che è tanta roba in realtà. Troppa. Sì. Davanti a questa botta sei uno dei primi scienziati a scoprire il vitigno Oseletta. No? Sì. Come questo può cambiare il gusto di Amarone? Questa è una domanda che viene dagli studenti. Certo. E quanto è importante la miscela in Valpolicella? L'Oseletta è stata oggetto di un libro che ho scritto per Masi una ventina di anni fa. Abbiamo preso la scusa dell'Oseletta per raccontare anche la storia di tante varietà antiche veronesi,
che in effetti se ne usano 4-5, ma sono alcune decine le varietà. C'è un animaletto l'altra parte. L'altra parte? Vabbè, senti, Okay, non okay. mi fa compagnia. Ok, va bene. Dicevo, ci sono tante varietà, ma l'oseletta era un elemento curioso, perché il nome nasce da questa uve useline, chiamate useline. Uccelline? No. Sì, uccelline perché avevano gli acidi molto piccoli e sono delle viti che hanno un rapporto genetico molto forte con le viti selvatiche, perché le viti selvatiche sono oggetto di interesse da parte degli uccelli, sono gli uccelli che mangiano l'uva selvatica, e l'uselline, allora per analogia dicevano tutte le uve selvatiche si chiamano uselline perché sono amate dagli uccellini, ma perché fanno delle bacche molto piccole, essendo selvatiche sono molto piccole. Perché è interessante l'oseretta? Intanto non fa molta uva e quindi il motivo per cui è stata abbandonata nel tempo è perché faceva poca uva, mentre Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara erano molto più produttive. Ma dà un colore molto forte, è una varietà che appassisce molto bene. Come tutte le uve selvatiche ha questa capacità di appassire, quindi senza alterarsi, senza prendere muffe, senza essere colpita da funghi, e quindi questa è una caratteristica molto interessante. Allora, l'uva non si poteva coltivare, attraverso l'azione di Masi questa uva è stata scritta tra le varietà autorizzate e poi raccomandate per la produzione del Valpolicella Amarone, e quindi adesso la si può usare, e non è solamente Masi che la usa, ma la usano anche altri in piccole proporzioni, 10-15%, non di più, perché in fondo il cuore di questo vino è fatto dalla Corvina, perché la Corvina è un vitigno molto diverso da tutti gli altri, perché mentre gli altri vitigni quando appassiscono perdono acqua, la Corvina quando appassisce modifica il suo metabolismo, attiva alcuni geni all'interno dei tessuti della bacca che convertono alcune sostanze in altre, e quindi dà al vino qualcosa di particolare. Se io metto un Cabernet per esempio ad appassire, quello perde acqua, ma in fondo non cambia niente, la sua struttura aromatica rimane quella che aveva quando era sulla pianta. Ecco, la Corvina invece no, quindi è l'unico vitigno, l'hanno trovato i ricercatori dell'Università di Verona, che durante l'appassimento esprime alcuni geni molto particolari che sono alla base di un metabolismo della formazione di alcune sostanze aromatiche. Allora, vorrei farti una domanda che non è inerente a Premio Masi oggi. Adesso hai questo nuovo ruolo anche. Sì, non ti vedo tanto felice. No, ma è un onore, no? Di essere presidente, giusto? Presidente del comitato dei vini DOC. Cosa vuol dire esattamente? Che cos'è questa organizzazione innanzitutto? Spiega un po' ai nostri studenti soprattutto. È un'organizzazione fondamentale che è insediata presso il Ministero dell'Agricoltura, che ha il compito di, in un certo senso, tutelare, promuovere le denominazioni d'origine dei vini. L'Italia è un paese ricchissimo di denominazioni d'origine, sia come DOC che come IGT. Complessivamente sono quasi più di 400, quindi un numero elevatissimo, ma di queste forse un centinaio sono importanti, un centinaio hanno una valenza economica forte. Ci sono moltissime denominazioni praticamente ignote che hanno pochissimi ettari, pochissimi produttori e pochissime bottiglie, ma sono comunque un presidio, sono qualcosa che difende anche una piccola viticoltura, perché senza questa denominazione molto spesso anche un territorio marginale sarebbe abbandonato, non sarebbe difeso. Io penso che non possiamo difendere solo il Prosecco o il Barolo o il Brunello, io penso che abbiamo da difendere molti territori del sud, molte piccole denominazioni siciliane, molte piccole denominazioni calabresi, molte piccole denominazioni abruzzesi, perché senza la denominazione non c'è questo orgoglio d'appartenenza del viticoltore, anche se lui non la usa, anche se lui non ne fa un uso commerciale, però sa che lui è vincolato a quel territorio, a quel terreno, a quel vitigno, da qualcosa che lo tutela, qualcosa che lo copre.
Ecco, le denominazioni d'origine sono questo. Allora, cosa fanno? Cosa fa il comitato? Il comitato riceve una serie di proposte da parte degli organismi sul territorio, che sono la regione, sono i consorzi, che sono delle proposte di modifica dei disciplinari. I disciplinari non è un dogma rigido, ci sono tante cose che devono cambiare nel corso del tempo. Ad esempio, non so, il gado zuccherino, quindi non so, l'estratto e poi il territorio che deve essere ridotto o allargato, le tipologie di vino che devono essere più adatte a un mercato moderno e così via. Quindi queste proposte arrivano al comitato, il comitato è fatto da 2 commissioni, una commissione normativa e una commissione tecnica, valutano le proposte di modifica del disciplinare, danno il loro parere, il disciplinare viene modificato e il comitato ratifica questa modifica. Dopodiché la nuova formulazione del disciplinare va in gazzetta ufficiale e diventa dopo quindi operativa nella prossima vendemmia. Questo è un lavoro abbastanza impegnativo, soprattutto se si pensa che non deve essere solamente un modo per mantenere la tradizione. Ma ascolta, però il lavoro richiede un lavoro del tipo di manutenzione? Anche di modifiche. Anche proprio, come uno degli studenti a Etna mi chiese proprio questo, come vengono, diciamo, processati quando vengono avanzate le richieste dai consorzi, certo, no? Presumo. Il consorzio fa una richiesta, ma deve motivare la richiesta con una documentazione. Cioè deve aver fatto una ricerca per dire le cose che io ti chiedo di modificare sono supportate da queste ricerche. Allora, non so, l'introduzione di una nuova varietà, la modifica del gado zuccherino, la modifica dell'estratto, la modifica delle tipologie di vino. Alcune tipologie non vanno più in un disciplinare, per introdurre di nuove, capisci? Cioè tutte queste cose devono essere motivate da un profilo di tipo tecnico e uno di tipo economico-commerciale. Quindi io devo introdurre queste modifiche se queste hanno un senso, se queste hanno poi una ricaduta concreta sul territorio, perché prima di arrivare lì il consorzio fa una serie di incontri con gli associati di quel consorzio e chiede a loro cosa modificare. Cioè un atto di grandissima democrazia, perché non è il consorzio nel consiglio di amministrazione che decide, ma per fare questo, perché io voglio i verbali. Il comitato chiede al consorzio i verbali delle riunioni, vuole sapere cosa è successo, non deve essere una scelta di pochi, deve essere una scelta di tutti o della maggioranza perlomeno. Dopodiché io guardo, sì, ho fatto 5 riunioni, queste sono state le critiche che hanno portato, queste sono le proposte che hanno fatto, adesso si può fare. Ma ascolta, questo comitato in quanti siete e chi sono? Ci sono 3 che sono nominati dal ministro, il presidente e i due esperti, quello di enologia e quello di viticoltura. Tutti gli altri sono nominati dalle categorie. Cioè? Le categorie sono i sindacati, sono le associazioni dei produttori, tipo non so, l'Unione Italiana Vini, poi la Federdoc, cioè tutte le categorie propongono un loro rappresentante e tutte queste persone difendono degli interessi settoriali che però non sono solo per la categoria, sono per tutto il settore, c'è un bene comune da difendere. Però invece il cosiddetto disciplinare, Disciplinare è quello che viene modificato. Quello che però viene modificato dal comitato? Certo. Quindi tutto il disciplinare... No, vengono modificati come funziona? Alcuni elementi del disciplinare. Il disciplinare ha una sua struttura che è il risultato di un lungo cammino. Però disciplinare dipende dal MIPAF, del Ministero? Il disciplinare è stato costruito, è stato messo in gazzetta ufficiale. Ok. Il gazzetta ufficiale riporta il disciplinare nell'anno in cui è stato fatto la DOC, no? Per esempio le DOC sono degli anni 60, 1965 è stata istituita la legge, la 930 per le leggi, poi è stata la modifica nel 1994 più tardi. In questi 50 anni, 60 anni, insomma, più o meno, o 70, dipende anche dalle DOC, si sono costruiti tutti i disciplinari, ogni zona ha delimitato il suo territorio, ha indicato i vitigni, ha indicato i tipi di vino.
Tutte queste cose sono state accettate, poi si sono confrontate le categorie con i consorzi e hanno poi pubblicato. Questa pubblicazione rimane come un documento fisso al quale riferirsi, capisci? È quello che dà il riferimento. È chiaro che nel tempo non puoi avere un disciplinare fatto 50 anni fa, sono successe tantissime cose e il disciplinare viene modificato in alcuni punti, viene ristretto in alcune zone, viene allargato in altre se si ritiene che sia necessario aumentare la superficie, viene modificato la varietà, si tolgono alcune varietà, se ne aggiungono delle altre, aumenta l'estratto, cala l'estratto, si introduce un vino spumante assieme a un vino fermo, cioè sono tutte cose che devono essere normalizzate all'interno di quel disciplinare. C'è stato, perché come ero giù con i ragazzi, no, c'è questa discussione tra di loro, come mai c'è solo un DOCG in tutta Sicilia? È una questione di una richiesta, perché poi fra l'altro in un vino non così importante. Sì, c'è Rasuolo di Vittoria. Sì, appunto, che non è un vino assolutamente, ma perché in effetti è anche poco conosciuto, oserei dire. Nel passato si è pensato che la DOCG fosse uno strumento di comunicazione, e invece è l'inizio di un cammino. Se tu introduci la DOCG, introduci delle regole molto più rigide, perché mentre nella DOC la degustazione per esempio è fatta solo per accertare che ci sia una certa corrispondenza tra la tipologia del vino e il territorio, DOCG esige un confronto di qualità, cioè sono ammesse alla DOCG, quindi il giudizio è molto più rigido, le norme sono molto più rigide, viene opposta una controetichetta particolare che ha un suo costo, capisci? Ci sono alcune complicazioni che molto spesso non danno un vantaggio economico, perché adesso se tu guardi c'è stato un momento in cui molti hanno chiesto il DOCG, ma adesso non c'è più nessuno che chiede il DOCG, perché è una complicazione. È perché è troppo costoso. No, è una complicazione, non dà poi i risultati che si aspettavano, perché il DOCG è più che altro un atto di, possiamo dire, di formazione da parte del consumatore. Un produttore di un territorio in cui si fa la DOCG, lui si sente molto più superiore in certo senso, vincolato, molto più, come si dice, molto più coinvolto nella produzione. Cioè è un atto di responsabilità, ecco, molto forte. Il produttore è molto più responsabilizzato. Però si sentono anche un po' superiore, non pensi? C'è questo lato, sì. È questa parola garantita. Certo, sì. Questo serve molto all'estero soprattutto. Cioè, devo dire che è un valore che ha un valore più che altro all'estero. Per esempio, non so, la garantita serve molto in Germania, per esempio, serve molto nel mercato svizzero, cioè ci sono alcuni mercati che hanno bisogno di quella parola garantita, perché c'è il bollino dello Stato. Esatto. C'è questa certificazione dello Stato che dà una garanzia in più, capisci? Ma vedo che adesso non c'è una grande richiesta sulle DOCG. Perché ci vuole anche un vino di un certo peso, non so, può fare un Brunello, può fare un Chianti, cioè un classico, non so, lo può fare un Barolo, un Barbaresco, benissimo, ma insomma ci sono anche un Roero, ci sono tantissimi altri vini che, guarda, in Trentino non c'è nessuno che ha una DOCG, in Alto Adige non c'è nessuno che ha una DOCG, cioè ci sono zone che lo vogliono, ma altre che non ritengono che sia una strategia commerciale o comunicativa importante. Ho capito. Alright, ok, ascoltami, penso che tu debba andare perché sei ospite d'onore. Ok, salutiamo allora i nostri studenti, congratulazioni ancora. Io pensavo che andassi in pensione, allora avevi meno da fare, così potevi dedicare più tempo a Village Hill International Academy. Ho una speranza. Cioè? Che nasce dalla mia esperienza. Ho sempre fatto lavorare molto gli altri. All right. With that is a wrap. And again, man of the hour, Professor Attilio Scienza. And this is Everybody Needs a Bit of Scienza series for Italian Wine Podcast. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao.
And that's a wrap for this episode of On the Road Edition with Stevie Kim. If you enjoyed today's episode, please make sure that you've subscribed to our channel and check out our other travel videos too. You can also listen to our podcast version. For more information, check out www.italianwinepodcast.com.